Buongiorno a tutti da Radio Rossonera, si ricomincia, è un'altra settimana, è un lunedì 30 gennaio, la settimana che porta al derby e che si è chiusa ieri con un'altra bruttissima sconfitta. Il Milan prende 5 gol in casa al Sassuolo, da una squadra che era in piena crisi, che non vinceva da un'eternità, che non segnava tanti gol da un'eternità. E invece purtroppo il Milan, non essendoci più, ormai è terreno di conquista in questo momento per chiunque voglia fare una bella prestazione o una goleada, perché alla fine dai i 2 gol della Lazio, anzi scusate, della Roma, i 2 gol del Lecce, i 3 dell'Inter, i 4 della Lazio, siamo passati ieri ai 5 del Sassuolo. Enrico Boiani, ciao. Buongiorno, se così si può dire, buongiorno e buon lunedì a tutti. Beh, aumentano di partita in partita, chissà se la prossima saranno 6. No, spero di no, anche perché insomma noi ci siamo portati dietro il 6-0 per anni, ce lo portiamo ancora dietro, ecco, restituirgli il favore direi che no, evidentemente no, sarebbe da evitare. A proposito di questo, Henry, direi che il cambio è necessario per il Milan, non si può ovviamente più andare avanti così, non si può più andare avanti alla cieca, provando un tentativo piuttosto che l'altro, provando a cambiare tanto per, esaltando un giocatore, provandolo a eleggere salvatore della patria e poi a lasciarlo fuori. Non uno solo, più. Ieri, ad esempio, c'erano fuori i tre che dovevano dare qualità nelle partite precedenti, via tutti e tre, in tre quarti, dentro i nuovi, poi cambiati ancora, poi ricambiati, poi ricambiati, poi ricambiati. Si sta andando avanti alla cieca e non va bene, perché vuol dire che non c'è un'idea precisa. Si sta andando avanti solo a un tentativo che si spera possa essere quello vincente e così facendo invece si apre ancora di più la fossa sotto i piedi. Tra poco vi faccio vedere anche qualche screen dei giornali, però a te Henry chiedo un commentino rapido, anche perché tu eri lì allo stadio, quindi ci puoi anche dire qualcosa in più. Ma guarda, allora, io credo che siamo andati oltre, che siamo a un punto di non ritorno, Mm. onestamente. Poi magari spero di sbagliarmi, perché da quello che ha detto Paolo Maldini la fiducia in Pioli c'è e continua a esserci. Mi domando come personalmente, ma questa è un'altra questione. Io credo che sia stata la prima volta ieri, da Mhm. quando seguo le partite del Milan a San Siro, e sono ormai 3-4 anni che sono ogni domenica, ogni weekend, insomma, che il Milan è a San Siro. A San Siro credo sia stata la prima volta che per un 10-15 minuti non ho visto il Pioli nell'area tecnica. Credo fosse Mm. seduto, adesso non so di preciso dove fosse, ma in tutte le altre partite fino ad oggi era sempre in piedi, si sgolava, sbraitava, dava indicazioni, richiamava i suoi giocatori. Ieri, oltre ad aver visto il piattume in campo, perché Mm. gli 11 e passa che hanno giocato non è che si salvano, non è che è solo Pioli il capo espiatorio. Però oltre ad aver visto quello, ho visto anche un mister proprio, come dire, per me al capolinea. Mm. Dava giusto due indicazioni, credo agli attaccanti sulla pressione, ma si limitava a quello, non ci credeva più nemmeno lui, non era più partecipe, non era più coinvolto, tant'è che appunto a una certa non l'ho più visto e questa cosa è molto singolare per uno come Pioli che in tutte le partite ha sempre dato anche in campo, no? Con le indicazioni, Sì. richiamando i giocatori, il suo 100%. Io non voglio dire che la colpa è solo di Pioli, assolutamente, perché di questo momento del Milan, come abbiamo sempre detto, abbiamo fatto 2 o 3 video a riguardo, la colpa è di tutti, su tutti i piani, Assolutamente. dall'alto perché dove sono, cosa fanno, cosa stanno facendo, passando per la dirigenza con degli errori credo abbastanza evidenti a tutti dal punto di vista del mercato, dei passati rinnovi e quant'altro, da Pioli che per me non ha più minimamente, ma minimamente le redini di questo gruppo, ma minimamente, ai giocatori perché salvo Olivier Giroud, a cui per me dobbiamo fare una statua, perché anche ieri di gol ne fa Mm. 2. Eh sì, Sì, uno è stato sì, sì. annullato, però tolto magari qualcuno che soprattutto davanti si è visto magari un pochino di più, penso allo stesso Righi che non è entrato male nel piattume della partita, segnando un Lo gol so, comunque però. molto bello.
Però il resto, e soprattutto dalla metà campo in giù, il dramma. Il dramma, perché poi tu di gol ne fai 2, ok che il secondo arriva in un momento strano, però tu comunque segni 2 gol, ma non è possibile che ogni partita prendi un gol in più. Ogni partita che passa prendi un gol in più. Un Tonali irriconoscibile, irriconoscibile. Calabria che era veramente come il burro, Teo spento che regala un gol, un paio di gol. Del portiere ovviamente non ne parliamo, che prende dei gol sul suo palo. La linea difensiva di centrali veramente troppo facile saltare, troppo facile fare gol a questo Milan, ma non è una questione di singoli ovviamente, è una questione che non ci siamo più, non c'è più il Milan e per quanto mi riguarda bisogna fare qualcosa prima di subito, ecco, prima di subito. Ma guarda, a me la cosa che ha stupito onestamente è che non si sia capiti che il problema principale era non prendere gol, soprattutto nel primo tempo, devi andare all'intervallo con gol presi, zero. Cioè, se non riesci a mettere qualche certezza in più dentro questa squadra a livello difensivo, non vai da nessuna parte. Io la cosa che non capisco che non si riesca a fare, perché ancora la formazione di ieri ti fa vedere che ancora una volta c'è qualcosa che invece bolle in pietra di diverso rispetto a il primo pensiero deve essere non prendo gol, il secondo non prendo gol, il terzo è non prendo gol. Questi sono i tre pensieri che devi avere in testa in questo momento. Poi viene tutto il resto. Ma se pronti via, parto e sono tutti di là in allegria e prendo 3-4 ripartenze a campo aperto, vuol dire che in testa questa cosa non ce l'ho. E non va bene, perché altrimenti le partite poi finiscono male, perché non siamo nel momento esatto di 2 anni fa o dell'anno scorso di gestirci l'uno contro uno a campo aperto, di gestirci la fase difensiva in maniera diversa rispetto a quella che facciamo adesso. Non siamo quella squadra lì, siamo un'altra roba. E il fatto che non lo si sia capito mi fa un po' temere che più che perdere la presa sul gruppo, si è perso il contatto con la realtà. Un po' tutti lì dentro hanno perso il contatto con la realtà. Chi doveva sistemare la squadra, chi la doveva potenziare, chi doveva dare le risorse, chi la doveva mettere in campo, chi doveva giocare. E non era più questione di sono il più forte perché l'ho scudato sul petto, vinco a prescindere. Purtroppo si è perso il contatto con la realtà in quella squadra, sembrano tutti straniti, ipnotizzati, stralunati, ognuno dà la propria ricetta, la propria definizione, la propria ricetta per uscire dalla crisi, il presidente che dice 4 giorni fa, guarda, quasi quasi ce la siamo tirata. 4 gol presi meglio di 5, boom, e ci siamo presi 5 gol sul coppino nella settimana dopo. Insomma, mi sembra che ci sia parecchia confusione. Come sempre, sarebbe il caso di non andare avanti, ma fare un passo indietro e respirare un secondo, chiudere la porta degli spifferi e poi riaprirla. Ma vedo che ancora non c'è questa Ma idea. io sì, ma Anche se non mi ieri, faccio. Henry, ti interrompo un secondo, Sky, dopo qualche minuto, parlava del derby un fantomatico 4-3-3, come sia possibile che nel caso si sappia come si giochi domenica prossima, questo è mistero. Vuol dire che qualcuno gliel'ha suggerito. No, io onestamente, guarda, io credo che la questione sia addirittura oltre, Intanto come faccio vedere dire, un po' di gazzette dello sport. sì, credo che la questione sia ancora oltre rispetto a ideologia, a questioni tattiche, a questioni di non prendo gol, insomma, per me proprio dal punto di vista, come dire, psicologico la cosa è andata in pappa, cioè perché non ho visto veramente nulla di un segnale di ripresa, anzi ho visto segnali ancor più di baratro. E non è che il Milan aveva fatto 2 pareggi di fila che dici: "Dai, bisogna che un attimino ci riprendiamo". Il Milan ha preso 4 gol dalla Lazio, 3 dall'Inter, 2 consecutivi. Cioè, io credo proprio che siamo a un punto di non ritorno, perché non è concepibile prendere 5 gol in casa da una squadra che in classifica ha punti 17 e non vinceva da
credo il 2022, adesso non so, però insomma non vinceva da tantissimo tempo, non segnava gol da tantissimo tempo. Io non ne faccio una questione di non devo prendere gol, devo ripartire. Per me è proprio una questione di psicologica, di gruppo. Cioè per quanto mi riguarda siamo al capolinea. Io non so come si possa risollevare questa cosa, se con un cambio allenatore, se con un lunghissimo ritiro, che abbiamo visto che non funziona, se veramente non so darmi una spiegazione o una soluzione. Sappiamo bene che nel calcio i primi che pagano, tra virgolette, sono gli allenatori, e quindi puoi provare a fare qualcosa in quel Sono senso una lì. persona sola. E quindi puoi provare a fare qualcosa in quel senso lì, cosa che per me bisognerebbe fare. Poi bisognerebbe farla bene, ma per farla bene servirebbero le finanze, e quindi siamo sempre lì a un cane che si morde la coda. Però ecco, non lo so, sono un po' preoccupato io onestamente per il resto della stagione. No, ma hai ragione, cioè nel senso, quando prendi così tanti gol e fai delle prestazioni così vuote, perché alla fine il Milan è vuoto, semplicemente, è il nulla in campo in questo momento. Ogni tanto c'è un giocatore che prova a fare qualcosina e si distingue e riesce forse a grattare un 5,5, la partita dopo ce n'è un altro, ma per il resto la squadra è completamente vuota. E riaccendere una squadra è un mezzo miracolo così, senza dare una scossa o comunque un cambiamento dall'esterno. Cioè, bisogna veramente che succeda qualcosa di impattante. Il Milan, ad esempio, del 5-1 di Bergamo, 5-0, quello che è. Prima di tutto si prese 20 giorni di Natale, quindi ci fu il tempo per far scendere la cosa senza giocare. Ci fu il tempo per pensare, per ragionarla, per studiarla e per far arrivare nel mentre Kier, Ibra, chi arrivò credo anche Salmaker, eccetera. Comunque c'era ancora il mercato aperto. Arrivò una scossa, perché arrivò quella di Ibra, e arrivò una scossa sul piano del gioco, perché si iniziò a presentare quello che il Milan poi fece per 2 o 3 anni. Ma ci fu un cambiamento, ci fu una scossa. Qui riprendere la squadra per i capelli sarà veramente faticoso, perché giochi ogni 4-5 giorni, contando che questa è la settimana migliore perché siamo stati eliminati dalla Coppa Italia, non perché era di riposo, perché in tutto questo siamo anche usciti da lì. Ci riposiamo questa settimana, poi c'è il derby, poi arriva la Champions. Cioè, riprendere davvero una squadra, fargli un elettrocardiogramma adesso è piatto. Dargli un elettroshock per dargli una sveglia, io la vedo difficile, Henry, la vedo molto difficile, più che altro perché ti dico, guarda, ho capito più o meno qual è il problema. Io per 1 giornata, 2 giornate, 3 giornate, perché so che quella è la soluzione, continuo a sbatterci la testa perché penso che sia la cosa corretta. La faccio 1, 2, 3, alla quarta magari mi ingrana perché ho capito che quella è la soluzione. E io invece da 4 giornate vedo il vuoto e quel poco che si può fare è costantemente in contraddizione con quello che si fa prima. Certo. E quindi A proposito. non va. Non va, No, ma non va e non andrà. Non andrà. Il punto è che, allora, per quanto mi riguarda, bisognerebbe cambiare guida tecnica. È semplice la questione. Perché l'unica cosa che puoi fare per dare una scossa e per provare dei cambiamenti, perché rischi di non andare in Champions League. Non sono a 6 punti, le altre sono lì con te, qualcuna è anche sopra. Quindi quella è la cosa che farei. Il punto è che questa società lo fa? Difficile. B, va a prendere qualcuno di libero? Sono pochi. C, gli allenatori magari che potresti prendere per provare a fare il salto da altre squadre, devi pagarli, come ha fatto il Chelsea con Potter. Io non credo che lo faccia questa società. Quindi anche quello è, come dire, è complicato da poter capire, complicato da capire come possono andare le cose. Quindi non lo so, speriamo. Esatto, perché non è una crisi di gioco, di risultati, è un crollo. Cioè, la cosa inspiegabile è che il Milan da 0 a 100, cioè da che era secondo e poteva avvicinarsi al Napoli vincendo contro la Roma, da quel momento in poi è andato giù, dritto.
senza appigli, costantemente sempre più giù, senza nemmeno ogni tanto avere un sussulto per risalire. Stanno continuamente scavando, stanno sempre più giù. E il motivo per il quale una squadra all'improvviso si spegne, perché è off in questo momento, è abbastanza inspiegabile, perché non è una squadra che so che era 12ª perché aveva fatto qualche buon risultato, poi si spegne ed è terzultima. È una squadra che ha lo scudetto sul petto ed era seconda in classifica. Tra l'altro era seconda in classifica. Ed è andata giù spenta. Yeah. Ci deve essere qualcosa di più strutturale che una posizione sbagliata in campo, un cambio di uomini errato, eccetera, eccetera. Per questo io ti dico, va oltre l'aspetto tattico, va oltre l'aspetto del come li metto in campo, l'idea che gli do. Per me va oltre, e se va oltre significa che sei andato oltre. E quindi, per quanto mi riguarda, non è più possibile cambiare così, continuare così, e bisognava cambiare prima del derby. Poi, si vorrà dare il derby come ultima spiaggia? Si vorrà dare la Champions League come ultima spiaggia? Io non lo so. Però il rischio di non andarci nella prossima Champions League è altissimo, altissimo in questo momento. Beh, se non hai un sussulto, sì, stai continuamente andando giù. Le ultimissime due cose. Prima di tutto, sono passate le pagine di Gazzetta, questa che era la pagina interna insieme all'altra. Una cosa sola. Di spalla c'è scritto Maldini e Forlani, tecnico confermato, adesso avanti uniti. Avanti uniti vuol dire avanti uniti, non avanti uniti No, per io non iscritto. credo più a queste cose, onestamente. Avanti uniti è un'altra cosa, perché sul campo va tutto quello che è una società. Sempre, è sempre stato così. Se c'è unione a 360 gradi, se non c'è, se c'è un'unione di convenienza e soprattutto se manca unità di intenti, perché punzecchiarsi a mezzo stampa, come è successo la scorsa settimana, fortunatamente passando un po' in sordina, è cosa da evitare come la peste. Ma evidentemente a noi del Milan interessa niente. Meglio farsi le battagliucce. Magari ne parliamo nella prossima. Henry, io chiudo con Osorio a questo punto, che abbiamo avuto notizia, cos'era, sabato sera, che era praticamente fatto. Detto questo, non avendo avuto conferma, non ve l'abbiamo detto e ancora in questo momento non ho conferme che sia fatto. Mi Però ha gustato, come si suol dire, la gente di Osorio, perché visualizza e non risponde. Però essendo oggi il penultimo giorno di mercato, quindi o più fotofinish di così, o si fa oggi, o si fa domani, o se Posso no, dire, altrimenti dal perdonate, mercoledì prossimo. Arrivederci. cavoli per essere edulcorati. Meno male che arriva Osorio. Adesso sì che andremo in Champions League. Henry, grazie. Grazie, Graziella. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao a te Henry, grazie anche da parte mia. Ci ritroviamo tra pochi minuti con Chiama Milan. Ci ritroviamo alle 13 con Lunch, alle 16 il Talk, 19 Filo Rossonero, chiude Mister Bottoni, 19:10 con la stanza di Bottoni. Buon lunedì, a presto. Lasciate like e commentate. Oggi vogliamo la vostra, ragazzi. Dovete veramente scrivere Sì, di oggi tutto nei teniamo i commenti. telefoni aperti. Purtroppo sta diventando una costante il giorno Beh, è dopo lo un radio sfogo. rossonera retro, direttore. Sì, preferivo quella un po' meno sfogo, un po' più gioie, ma d'altronde il momento è questo. Ciao a tutti.